ルーク、下がるんだ。Level 5 con l'ultimo trailer del nuovo mondo a vapore ha dimostrato come la quintessenza dell'universo Layton è ben lungi dall'essere esaurita e come questi anni di assenza di un nuovo titolo del professore siano stati sfruttati nel migliore dei modi. Dopo il passo falso di Mystery Journey, il director ha avuto modo di riflettere sull'asperità dell'ultimo capitolo al fine di regalare agli utenti un pacchetto ricco di contenuti degno di far parte di questa strepitosa saga che ha ancora tanto da offrire. Quella di Layton può tranquillamente diventare una serie evergreen, uno di quei brand sempre stimolanti se vengono accompagnati progressivamente da miglioramenti grafici, storie avvincenti ed idee originali che creino quell'atmosfera tanto familiare quanto accogliente che ci ha portato per mano dalla nostra infanzia fino ad oggi. È dal 29 novembre 2023 che Level 5 ha tenuto sulle spine la sua community dopo aver mostrato un primo frammento di gameplay che vedevi il professore e Luke nell'atto di risolvere un enigma che il gioco proponeva, e da allora è calato il buio e silenzio totale sullo stato dei lavori. Grazie ai numerosi elementi emersi dai trailer mostrati finora possiamo tracciare un quadro della situazione che risulta molto più chiaro e definito riguardo il nucleo dell'opera che si è fatta attendere per oltre un decennio. L'obiettivo di questo video è mettere in luce la rinascita di Level 5 attraverso un'analisi sequenziale di tutte le presentazioni del prossimo capitolo di Layton, le quali seguono un approccio logico e strutturato. Se volete supportare questi approfondimenti sul nuovo mondo a vapore potete farlo lasciando un bel mi piace ed iscrivendovi al canale, ricordandovi di attivare la campanella delle notifiche per essere aggiornati istantaneamente al momento della pubblicazione dei prossimi video. Dopo 10 mesi da quel lontano novembre dello scorso anno, il professor Layton nel nuovo mondo a vapore è sparito dalla luce dei riflettori. Non sono solamente mancate informazioni in merito, ma la stessa software house ha adottato una politica di massimo riservo su una produzione che non può permettersi di mancare il bersaglio. Il suo compito sarà infatti quello di risollevare il brand e di farlo rivivere dopo che la serie avrebbe dovuto concludersi più di 10 anni fa, per l'esattezza nel 2013 con il rilascio della conclusione dell'esalogia, l'eredità degli Aslant, che metteva la parola fine alla sua intricata storyline, rispondendo a tutte le domande lasciate in sospeso. Apparentemente la funzione dell'ultimo trailer, costituito da uno spezzone di gameplay, può essere associata alla necessità di svelare l'identità del titolo, ma la verità è che è stato costruito col compito primario di avere riscontro dell'entusiasmo del pubblico, che era un'incognita dopo la chiusura dei ponti con l'Occidente. Al momento della realizzazione di questo video, il teaser dell'8 febbraio 2023 ha raggiunto la cifra impressionante di più di 366.000 visualizzazioni sul canale di Nintendo of America, mentre il Level 5 Vision di novembre dello stesso anno ne supera le 100.000. Sono risultati incoraggianti che fanno riflettere su come dopo tanti anni l'entusiasmo e l'interesse della community non accenna a calare, al contrario l'hype è addirittura superiore rispetto ai vecchi tempi. Tanti accorgimenti da parte della software house sono dettati sì dall'esigenza di prevedere i dati di vendita, ma in particolar modo vertono a far chiarezza sulle politiche commerciali future. Del nuovo successo del nuovo mondo a vapore dipenderà sia il destino delle avventure del professore sia l'apertura delle porte di Level 5 anche in Occidente, territorio che non ha avuto molta fortuna in passato. Nell'ultimo decennio non abbiamo potuto assaggiare ufficialmente nessuna delle produzioni a tema Layton che sono continuate ad essere rilasciate in terra nipponica. Dai numerosi manga al sottovalutato anime di Catriel, qui in Europa è come se tali contenuti non fossero mai esistiti. Ecco perché all'ultimo episodio di Layton è stato affidato un compito importantissimo, non quello di ricominciare una serie, ma quello di riprenderla da dove si era interrotta, riportando l'Occidente sotto il mirino di Level 5. Il comparto grafico della nuova produzione è come d'abitudine delizioso, che prova ad abbandonare le radici essenziali con pochi fronzoli e tratti ridotti al minimo, puntando sulla quantità di dettagli e tagliando i ponti col passato. L'atmosfera è pesante, priva di colori, tanto che il professore nei soliti abiti scuri sembra quasi mimetizzarsi nella scala di grigi della città, che sembra dipingere una situazione a tinte fosche indicando implicitamente un alto grado di maturità della storia. Si vedono per la prima volta ombre sui corpi dei personaggi. Se l'introduzione di un sistema efficiente di gestione di illuminazione risale al quarto capitolo della saga, il richiamo dello spettro, adesso assumono un ruolo di primo piano nel plasmare i modelli 3D, fondendosi con essi e facendo risaltare tutta la loro grandiosità. Alcuni elementi dell'aspetto di Layton sono nuovi, come la cintura e i bottoni della sua camicia, mentre altri rimodellati, come le scarpe nere e la sua stessa faccia,
pausa, la forma quasi cilindrica viene abbandonata a favore di una rotonda con orecchie molto più definite e realistiche. I dettagli hanno costituito il cuore di questo breve filmato, che riesce ad introdurre i temi chiave su cui si fonderà non solo la trama ma anche l'identità stilistica, come dimostra anche la fase finale della transizione, caratterizzata da ingranaggi e vapore, elementi finanche presenti nel titolo del gioco. Squarciate le nuvole nel cielo, l'utente viene avvolto da una calorosa melodia che è un remix dell'incalzante ed emblematico tema di Layton. Il frammento introduttivo presentato al Level 5 Vision di marzo è stato condito di tributi ed easter egg per colpire dritto al cuore i fan storici che si sono innamorati della saga nel lontano 2007 col Paese dei Misteri e si sono appassionati alle avventure del professore fino al vero ultimo capitolo, l'eredità degli Aslan del 2013. È impossibile esprimere l'immensa emozione provata di fronte alla nuova opera della Software House, derivata da un senso di nostalgia cresciuto in maniera esponenziale col passare degli anni e che è stato finalmente placato dopo più di un decennio. Riascoltare nuovamente i motivetti iconici della saga è un salto nel passato, ma mai come essere inseriti ancora per una volta in un contesto innovativo ed intrigante. Solo lo spezzone iniziale, visto nel Level 5 Vision di marzo 2023, è stato sufficiente a far commuovere tutti gli appassionati. Partendo dalla missiva di Luke, esplode in un emozionante filmato che mostra il professore indirigibile diretto verso la misteriosa cittadina americana per aiutare come ai vecchi tempi il suo apprendista. Questa loro distanza, non solo spaziale ma anche temporale, inquadra tutti noi e la loro gioia nel ricongiungersi simboleggia la reazione della community e l'inesprimibile felicità nel ritrovarsi davanti un nuovo capitolo di una serie ancora oggi unica nel suo genere. Ogni elemento mostrato nasconde sempre una doppia chiave di lettura. La stessa modalità di incontro tra Layton e Luke per mezzo di una lettera richiama non solo l'iconico inizio della saga con il messaggio del barone Reynolds riguardante la mela d'oro, ma ricalca anche il loro primo contatto nel richiamo dello spettro avvenuto in maniera identica con la criptica richiesta d'aiuto. Il secondo trailer si conclude riprendendo il primo teaser ma espandendolo con una scena inedita, il ricongiungimento tra Luke ed il suo mentore. A giovare dello stile rinnovato non sono solo i luoghi, ma anche i personaggi, come Luke in una veste più matura ed il professore il cui design ha subito molti ritocchi che rendono la sua figura meno vaga rispetto al passato. Le metamorfosi di Layton sono sempre state drastiche, dimostrando la tendenza della Software House a rimanere al passo coi tempi e a fornire un tocco distintivo ad ogni capitolo. Se la Maschera dei Miracoli aveva sconvolto l'approccio minimalista adottato fino a quel momento con l'introduzione dei modelli 3D e Cut Mystery Solving Files per adattarsi al contesto approdava allo stile anime, anche questa evoluzione non fa eccezione. Discostandosi dall'impianto dei piatti sprite che hanno rappresentato un'era, viene adottata un'estetica cartunesca che cerca di abbracciare quel territorio già esplorato negli episodi di Catriel e al contempo condirlo con migliorie dei tratti caratteristici. La resa visiva è stata al centro di gran parte della presentazione di marzo, poiché la vera potenza di Level 5 va da ricercarsi nella sua vena artistica, che è stata implementata stavolta tramite un character design molto meno parodistico ed esagerato con animazioni spettacolari. Nonostante nel mondo di gioco i modelli dei personaggi siano in 3D, il loro aspetto anime riesce ad assorbire splendidamente il fattore profondità, collocando le loro sembianze in una via di mezzo tra il 2D che ha dominato i titoli fino al richiamo dello spettro e la tridimensionalità acquisita dalla Maschera dei Miracoli in poi. La trama è fondata sul noto tema dell'industrializzazione, ambientando il titolo a Steam Bison, una città forte di innovazione e tecnologia, stabilendo una continuità col futuro perduto non solo temporale, avendo luogo solo un anno dopo, ma anche narrativa, dal momento che il progressismo fu oggetto di studio in tutte le sue sfaccettature proprio nell'ultimo capitolo della prima trilogia. La profondità della lore della saga, nonché i suoi insegnamenti morali, portano facilmente a sviluppare l'idea che i risvolti filosofici che deriveranno da tale episodio non siano da meno, avendo già imbastito molti argomenti interessanti in uno scenario atipico. Il suo enorme potenziale è sotto gli occhi di tutti. In questa iterazione l'obiettivo è quello di mischiare le carte in tavola nel tentativo di sorprendere anche i fan più accaniti. L'atto di scardinare le regole si ripropone sia sul gameplay, con lo sviluppo della città in proporzione
attenzione agli enigmi risolti sia sul versante narrativo. Mentre nell'esalogia il punto di vista del giocatore coincideva con quello di Luke e Layton era il nostro mentore avente il ruolo di guida nella risoluzione dei casi, adesso saremo più simili che mai al professore tramite un ribaltamento di prospettiva che avviene non in maniera disarmonica quanto piuttosto per contrappasso. Dopo il futuro perduto, Luke in America ha risolto numerosi misteri guadagnandosi l'appellativo di detective. Così come un tempo egli era l'apprendista del professore, adesso sarà l'archeologo londinese ad essere l'assistente. Mentre la sua fama è sconosciuta in America, Luke è diventato il gentiluomo a cui tanto aspirava, dimostrando quella maturità intellettuale già vista nel tesoro delle reliquie acquisite tramite le avventure col suo mentore. Dopo tanti anni farà da guida al celebre risolutore di enigmi e per la prima volta in assoluto guarderemo il gioco sotto gli occhi di Layton che, come noi, si troverà catapultato in un contesto estraneo alla sua amata Londra. Fino al 29 novembre 2023 era stato costruito solamente lo scheletro dell'opera con un rapido incipit e presentando sommariamente il setting e il team addetto ai lavori, ma non erano state incluse informazioni sul gameplay. Sebbene fosse stato citato QuizKnock, mancavano esempi concreti sul team responsabile del puzzle design per la valutazione della loro bontà creativa. Ma con un enigma che combina intuizione e intelligenza hanno dimostrato di essere all'altezza delle aspettative e di meritare il ruolo in qualità di eredi del maestro Akira Tago, la mente che ha concepito un nuovo formato di intendere i quesiti logici. Ciò che balza all'occhio è come i puzzle siano stati incorporati sapientemente nella celebre Steam Bison, una città situata in America dove la tecnologia ha preso il posto della classica ambientazione legata a paesini rurali che è stata scandagliata sotto vari aspetti nel corso della saga. Non c'è nulla di paragonabile al nuovo mondo a vapore dove ogni ambito viene stravolto. Atteggiamento dei personaggi, enigmi, stile grafico, la stessa mentalità di Level 5 è cambiata, puntando tutto su un gioco il cui scopo primario sarà quello di stupire e di scardinare le convenzioni ancorate alla prima esalogia. Ora non si parlerà più esclusivamente della prima e della seconda trilogia, gli sforzi della Software House in questo titolo sarebbero vani se si riducessero a un gioco autoconclusivo. È chiaro come l'opera segnerà l'inizio di un progetto molto più ambizioso finalizzato a rilanciare la loro IP più celebre. Sul fronte artistico-musicale tutto brilla di luce propria e l'intero gioco è illuminato dal tocco dei talentuosi dipendenti di Level 5. Già dalle prime fasi i suoni e lo stile grafico forniscono le coordinate che permetteranno all'utente di identificarsi e di immergersi in un mondo estremamente vivo. Le fisse schermate lasciano il posto a vibranti ecosistemi che sembrano respirare. Il lento movimento delle nuvole all'orizzonte, in contrapposizione con la velocità del fumo emesso dalle ciminiere, dirigibili che solcano i cieli e ingranaggi mobili. Gli scenari, senza mai creare confusione, sono ricchi di finezze integrati in maniera sobria e accurata. Inoltre tutti i trailer confermano una massiccia presenza di sequenze animate che, dal ruolo marginale posseduto nel Paese dei Misteri, sono diventate uno dei pilastri della serie, aumentando in numero e durata nel corso dei capitoli. Anche se con un divario minore, il passaggio dei colori, dal rosso tendente al marrone della città ai grigi degli strumenti tecnologici, sembrano ricalcare l'ispiratissimo Semi-Star dell'episodio capostipite che alternava le tonalità calde delle case con la nera torre che sovrastava il panorama. Complici vari oggetti in movimento, i magnifici sfondi pre-renderizzati risultano dinamici con una vivace impostazione che rapisce fin dal primo sguardo. E sebbene la trama del gioco affronti temi significativi, essa è stata pensata come cornice per approfondire i personaggi. Ciò che emerge con maggior forza è infatti l'analisi dell'evoluzione del legame indissolubile tra Layton e Luke, già evidenziato nel tesoro delle reliquie. Questo capitolo è incentrato sulla loro amicizia, come dimostra anche la schermata di risoluzione degli enigmi in cui vediamo loro due in sinergia intenti a ragionare per trovare la soluzione del quesito. Il rapporto che prima era molto paterno, dove Layton, anche a causa della responsabilità nei confronti del suo vecchio amico Clark, accudiva Luke come se fosse suo figlio, si trasforma adesso in una relazione paritaria, dove il suo apprendista, avendo acquisito competenze e maturità, è ben distante dal bambino di tempo addietro, mettendo in risalto come il nuovo capitolo sia significativamente più maturo con una maggior caratterizzazione rispetto ai titoli precedenti. Il
filmato del trailer finale si apre con lo sbuffante fischio tipico delle locomotive a vapore, tratteggiando un'atmosfera ossimorica che pervaderà la città, che palesa la coesistenza di elementi divergenti nella stessa clip introduttiva. Fino al trailer precedente il giocatore era certo di trovarsi in un ambiente dai toni steampunk, tuttavia le sue aspettative vengono rapidamente sovvertite quando si scopre che la città incorpora anche elementi western, come evidenziato dagli strumenti musicali nella colonna sonora e dall'identità dell'antagonista principale del gioco, un pistolero fantasma che era già stato anticipato alla fine del secondo trailer a Level 5 Vision di marzo, rivelando una continuità logica tra i vari filmati che sono stati studiati a tavolino dalla Software House come se ci fosse un filo conduttore che sottende le varie clip. E con l'ultima presentazione la traiettoria del titolo è stata delineata assumendo una direzione ben precisa, quella di innovare una tradizione che si era persa dalla Maschera dei Miracoli in poi, quando l'azione ha preso il sopravvento sul mistero. L'aspetto che colpisce di più nel nuovo mondo a vapore è come siano state rimaneggiate le regole che vigevano nella dimensione Layton e come quest'ultima abbia subito una sterzata drastica in termini di enigmi e ambientazioni. Mentre i primi evolvono le meccaniche già rodate nei predecessori ed infrangeranno il record della serie, il setting sfugge a qualsiasi schema già visto, portando un'ondata d'aria fresca ad uno scheletro consolidato da anni. Le intenzioni della Software House sono esplicite sin dall'inizio: esplorare il significato del titolo del gioco e svelare le motivazioni che ne hanno ispirato la denominazione. L'ordine del nemico di non cercare né progresso né un nuovo mondo lascia intendere come la narrazione inviterà a riflessioni approfondite, analizzando le implicazioni del progressismo e il conflitto fra tradizione e innovazione. La melodia che segue, volta ad accompagnare l'utente alla scoperta di Steam Bison, descritta come la città più innovativa d'America, riesce nella sua magnificenza a suscitare le stesse emozioni di quasi 20 anni fa, quando il Paese dei Misteri ci stupiva con l'indimenticabile Layton Team. Il nuovo mondo a vapore presenta numerosi riferimenti alla storia del franchise, evidenziando come questo capitolo si proietti verso il futuro, mantenendo al contempo un forte legame con le proprie radici. Steam Bison si impegna a ricreare le atmosfere tipiche del Paese dei Misteri. Mentre quest'ultimo affascinava i giocatori con le sue stramberie, la nuova città sorprende con le sue innovazioni. Una fitta rete di incroci e stradine circondate da edifici, negozi, gru e ponti che collegano le diverse aree, percorse da veicoli dotati delle più recenti tecnologie. Al mecha utilizzato da Luke nel secondo trailer vanno ad aggiungersi motociclette dal design innovativo a forma di chiocciola, automobili e locomotive a vapore che evidenziano la varietà e l'evoluzione dei mezzi di trasporto. Il tutto replica nei toni il primo capitolo, sembrando un luogo estraneo alla realtà, incomparabile a quanto visibile nel nostro mondo, come se fosse avvolto in una dimensione a sé stante. Lato gameplay si è puntato ad assicurare un'ottima esperienza anche in modalità TV, con trovate semplici ma efficaci, come la possibilità di muoversi tra le varie zone utilizzando i pulsanti direzionali o quella di aprire la mappa e la valigia con la pressione degli appositi tasti. Il riadattamento dell'interfaccia dei precedenti capitoli, Layton vs Phoenix Wright e il complotto dei milionari, mostra in maniera immediata per ogni area il totale degli enigmi, i quali non sono solo essenziali per il progresso della trama, ma costituiscono un prerequisito per lo sviluppo della città. Oltre che per l'eccellenza artistica, il nuovo mondo a vapore si distingue anche per quella registica, caratterizzata da giochi di inquadrature mai visti finora. Fra i primi piani dei personaggi, transizioni dinamiche tra le aree, sfociando in alcuni momenti in cui Layton viene mostrato di spalle, questo progetto rappresenta un'importante sperimentazione nell'uso della telecamera. Ma l'aspetto più intrigante è senza dubbio la trama. Level 5 ha svolto un eccellente lavoro nel fornire indizi sulla trama, mantenendo al contempo il riservo su elementi chiave del gioco. Le fondamenta di questo capitolo non sono molto dissimili a quelle dei precedenti, ma rivestono questa volta un'importanza particolare per decretare il futuro della serie. Akihiro Ino potrebbe aver scelto di avviare una narrazione in un mondo autonomo, oppure di utilizzare questo capitolo come un elemento di collegamento tra tutti gli episodi, fungendo da ponte tra il passato e Mystery Journey. Lo sviluppo della trama sarà fondamentale per definire il destino del franchise e l'intrigante concept di questo capitolo offre diverse possibilità di interpretazione. Se il nuovo mondo a vapore è il sequel diretto del futuro perduto, ne riprenderà sicuramente il tema cardine, l'arma a doppio taglio del progressismo. E seguendo tale linea di pensiero, il gioco potrebbe rivelare gli aspetti più inquietanti sull'innovazione tecnologica. In conclusione, il prossimo capitolo ricatturerà in ogni sua sfaccettatura l'anima del professor Layton. Dagli
ingegnosi enigmi alle ammalianti ambientazioni, dall'intrigante storia alla stupenda colonna sonora, i pilastri cardine della serie ritorneranno dopo tantissimo tempo più in forma che mai. Non si è avvertito nemmeno in un momento l'impressione di già visto e quelle sensazioni di déjà vu sono infilati in un intreccio che non è stato ancora esplorato completamente e che prometterà grandi sorprese. Il trailer gioca continuamente con i ricordi dell'utente in una struttura innovativa, confermando l'incredibile destrezza di Level 5 che, sebbene si muova da più di 10 anni nello stesso genere, ha saputo sfornare un'eccellenza artistica che non appare mai come un copia e incolla di scene già sperimentate, come dimostrano gli inediti dettagli che emergono in ogni nuova presentazione. Pur durando solo pochi minuti, agli occhi più attenti non sarà sfuggito come i vari spezzoni coinvolti siano impregnati di continui omaggi e riferimenti indirizzati ai fan storici, che hanno sempre supportato dal principio l'epica e magica saga del professor Layton. La frase finale di Layton, quando comprende che in quella città sta accadendo qualcosa che va oltre la loro immaginazione, rincara quella dose di hype che ci ha saliti dal primo reveal avvenuto l'8 febbraio 2023 e che da allora non ha fatto altro che aumentare. Tutti i contenuti divulgati da Level 5 mettono in chiaro come il nuovo mondo a vapore segnerà un passaggio epocale dalla prima esalogia e le future opere che coinvolgeranno il professor Layton. Le novità spaziano dal setting al gameplay, in un titolo che riflette il coraggio e la determinazione di Akihiro Ino nel dare nuova linfa vitale alla serie. E questi sono solamente dei trailer limitati a segmenti di quel che sarà l'opera finale, ci sarà di sicuro ancora tantissimo da scoprire. Nel frattempo condividete pure le vostre opinioni e aspettative sul prossimo capitolo di Layton, leggerò con piacere tutti i vostri commenti. Per non perdervi le ultime novità vi invito a seguirmi su tutti i miei social con i link in descrizione, in particolare Instagram dove pubblicherò dei post a tema. Nel primo commento trovate anche il mio canale Telegram con il quale potete supportare gratuitamente relativa alle migliori offerte dei videogiochi. Quanto avete appena visto sarà complementato anche da una retrospettiva in cui sarà analizzato in funzione delle precedenti iterazioni al fine di stabilire il suo effettivo livello qualitativo e confrontarlo con gli altri episodi. In sovrimpressione potete vedere altri miei contenuti sulla saga come la timeline, la classifica degli episodi ed il riassunto della storia. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!